Allora, ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Io sono Previo e sono un collaboratore dell'amministratore del canale, di cui al momento non posso farvi il nome per ragioni di sicurezza nazionale. Allora, l'intenzione è di fare una serie di vlog in cui parleremo un pochino di quelle che sono le repliche, diciamo, un pochino più esotiche, che non siano i soliti, diciamo, soliti fucili o repliche basate su Gearbox versione 2 o 3, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, questa sera parleremo del why PTV, cioè perché PTV? Bene, allora innanzitutto cominciamo un attimo a spiegare la storia. Allora, diciamo verso gli inizi degli anni 90, 94, 95 così, la Marui praticamente comincia a produrre le prime repliche basate sul Gearbox versione 2, poi in successione la versione 3 che era adottata sulla K, eccetera. Da quegli anni ad oggi fondamentalmente la gran parte dei produttori di SG fondamentalmente hanno preso, copiato quel progetto, in alcuni casi lo hanno un po' migliorato, in molti altri lo hanno peggiorato. La Sistema all'inizio dei 2000, più o meno 2004-2005, comincia con questo progetto per creare una replica che sia diversa, nettamente diversa e nettamente di qualità superiore. PTV infatti è l'acronimo per Professional Training Weapon. Allora, diciamo innanzitutto partiamo dall'aspetto estetico e dai materiali con cui è fabbricato. Allora, innanzitutto a livello estetico la replica è fedele alle dimensioni, alle misure della controparte reale. L'outer è in acciaio, i cuci sono in materiale metallico di ottima qualità, la finitura in generale è perfetta, tutte le minuterie sono in acciaio e le plastiche come per esempio il paramano, il calcio sono di grande qualità e quindi rispetto a repliche cinesi offre sicuramente un touch and feel e anche una solidità molto molto maggiore, cioè mi è capitato, penso sia capitato a tutti, di vedere magari dei giocatori su qualche campo eccetera con repliche cinesi di dubbia qualità, magari fracassare i calci, rompere i gusci eccetera eccetera. Ecco, diciamo sicuramente la PTV sotto questo aspetto è una delle repliche credo tra le più solide che ci siano in commercio ed è una replica che dà a livello di touch and feel di tocco, diciamo, insomma, delle gran belle soddisfazioni. A livello di meccanica qui ci troviamo di fronte a qualcosa di nettamente diverso rispetto ai Gearbox che diciamo nella gran maggioranza dei casi vediamo. Innanzitutto c'è da dire che secondo me la replica è stata analizzata in maniera molto modulare, sono stati creati dei moduli separati. Per esempio il gruppo aria. Il gruppo aria in questo caso è una parte a sé che si estrae con estrema facilità e questo mi dà vari vantaggi. Prima di tutto la possibilità di poter aprirlo e fare manutenzione in maniera molto rapida, sostituire eventualmente la molla per adattarlo alle varie outer che potrei avere, cioè mi spiego meglio, la regolazione della potenza non è solo un discorso legato all'overjoule e quant'altro, ma per esempio io posso avere due outer differenti, una CQB, per esempio un M4A1 quindi più lunga, e adattare la mia potenza all'utilizzo che vado a fare, o per esempio in altri casi io proprio lo utilizzo se gioco in CQB in magari spazi molto stretti, cioè dove ho un ingaggio massimo dei 30-35 metri, potrei mettere una molla abbastanza diciamo debole in modo da uscire sui 0,75-0,80 che sono più che sufficienti per ingaggiare i 30-35 metri senza andare a tirare giù i denti ai miei compagni di gioco. Oltre a questo, un'altra caratteristica è il discorso del pescaggio dei pallini. Infatti nel PTV praticamente non abbiamo un sistema come la famosa pinna legata al discorso del settoriale, quindi un discorso meccanico, ma qui c'è uno spingipallini con una molla, all'interno di questo cilindretto, di questo spingipallini c'è una specie di protuberanza che viene agganciata da un ring che è posto sulla testa del pistone, quindi ogni volta che il pistone arretra a fare trarre anche lo spingipallini, arrivato a un certo punto chiaramente lo rilascia e incamera il pallino. Questo secondo me è un sistema super intelligente, super efficace e eventualmente ogni tanto, ma ribadisco abbastanza sporadicamente, si può ritenere di ingrassare e sostituire proprio l'o-ring all'interno della testa del pistone, quindi una cosa abbastanza semplice. Poi un'altra componente è il gearbox. Il gearbox è separato, faccio vedere, questo gearbox è completamente in acciaio, ok, aspettate che faccio così, ok, perfetto, è completamente in acciaio
Tra l'altro viene utilizzato un sistema di riduzione, invece che la classica catena tra ingranaggi, viene utilizzato un sistema epicicloidale, quindi c'è un discorso di un sun gear con all'interno 4 satelliti. Questo mi dà un rendimento maggiore e delle performance, sicuramente della distribuzione dei carichi delle forze sicuramente migliori rispetto alla catena classica, anche perché per esempio questi gearbox completamente in acciaio è fatto in maniera tale che non devo fare quello spessoramento empirico che spesso devo fare sui versioni 2 e quant'altro, quindi insomma è abbastanza interessante. Oltretutto una cosa interessante è che il ciclo di sparo del fucile viene controllato dall'elettronica, questa è una cosa abbastanza interessante, e viene controllata con un monitoraggio diretto sul settoriale. Quindi per esempio una caratteristica dei PTV è che anche a carico zero, cioè in questo caso vedete che io non ho la parte dell'upper con il pistone, anche a carico zero come potete vedere il settoriale si ferma sempre e precisamente nello stesso punto. Questo perché? Perché l'ECU, quando il settoriale sta per arrivare al punto diciamo di stop dove si dovrebbe fermare, cosa fa? Inverte la corrente al motore, che si chiama motor brake, e praticamente me lo va a bloccare sempre nello stesso punto, indipendentemente dal carico che ho. Poi dopo diciamo il motore è un motore diverso rispetto a quelli degli SG tradizionali ed è al momento, diciamo, parliamo di sistema post 2013, è al momento un pochino la parte più delicata dell'insieme, nel senso che, come vi ho detto, visto che in ogni ciclo di sparo viene effettuata un'inversione di corrente, il famoso motor brake, cosa succede? Se io uso molto intensivamente il singolo, e in queste repliche, sono sincero, viene naturale perché il singolo è veramente molto reattivo, cosa succede? Che il motore viene stressato molto. Se poi ad utilizzo delle batterie 11.1 con un elevato potere di scarico, quindi so 30 coulomb e quant'altro, chiaramente le spazzole e il rotore ci dicono ciao ciao. Quindi però con un utilizzo diciamo normale, ecco, della replica io grossi problemi non ne ho. Io per esempio con questa replica che monta un Kumi 7511 ha all'attivo più di 20.000 pallini ed è ancora originale come mamma sistema l'ha fatta, ok? Poi dopo cos'altro dire? Il discorso dell'insieme canna-pop. Allora, anzitutto la canna, come potete vedere, ha un diametro esterno superiore a quello del normale SG, quindi ho tra virgolette più cartella, più ciccia, e questo mi dà una canna più resistente, meno diciamo sensibile alle sollecitazioni. In più lo pop chamber è veramente un'altra cosa, cioè se noi vediamo certi pop chamber di certe aziende tutte in plastica con quegli ingranaggini maledetti che fanno cagare, poi oltretutto il gommino, alcuni gommini soffrono dell'effetto memoria, quindi se li lascio per lungo tempo col pressore diciamo in posizione eccetera. Qui il sistema è completamente diverso, è un sistema veramente intelligentissimo secondo me. Il discorso della perpendicolare, dell'assialità dello pop chamber rispetto alla canna mi viene data da una fresatura sulla canna e da questa spina, e quindi il sistema secondo me è veramente galattico, oltre che si smonta in pochi minuti e la manutenzione si fa veramente in maniera molto rapida. Ecco, all'interno noi abbiamo questo praticamente, ve lo faccio vedere da vicino, e questo si muove all'interno di due fresature che sono fatte sopra la canna, quindi si muove su e giù così, e praticamente mi va a regolare diciamo, la forza dell'op-up. Quindi insomma è un op-up che si può lasciare tranquillamente in posizione anche quando l'arma viene riposta, e oggettivamente a livello di performance secondo me è uno tra i migliori op-up che ci siano in commercio. Detto questo, i caricatori del sistema sono monofilari da 120 Stanag con i gusci in acciaio, quindi un peso di tutto rispetto, e al touch and feel, cioè al tatto, chi ha avuto modo di tenere in mano degli Stanag originali sono sicuramente più belli quelli del sistema. Quindi, detto questo, quali sono secondo noi i pregi di un sistema? Beh, allora, a livello di sparo sia di gittata che di precisione ci troviamo con una replica che uscita dalla scatola secondo me è a livello 9, cioè è al top, è ai vertici di ciò che si può ottenere da un SG. Poi ci possono essere custom su varie basi
che probabilmente possono avere performance anche leggermente migliori, non dico di no, però questa è una replica che presa, assemblata o presa già assemblata e portata in campo ti regala subito delle performance di tutto il rispetto. A livello di ROF siamo con la 11.1, un 75-11 come nel mio caso, sui 16 pallini e mezzo più o meno al secondo, quindi secondo me è un ROF di tutto il rispetto anche questo, insomma, e a livello di affidabilità, per quanto mi riguarda, la mia replica al momento ha all'attivo circa 25.000 pallini ed è assolutamente originale, se non qualche un pochino di manutenzione che ho fatto, normale, ordinaria amministrazione, quindi un po' di pulizia, ingrassaggio, eccetera. Per quanto invece riguarda i difetti, beh, innanzitutto sicuramente un difetto il primo difetto è il prezzo, perché purtroppo queste sono repliche che oggettivamente partono dai 1.250 euro per il challenge kit. Il challenge kit secondo me è consigliabile perché montarlo, perché ha un po' di manualità, è un minimo di sbuzzo, si dice così a Bologna, cioè non è un e alla fine ti insegna, ti permette di farti l'arma e capire la replica e capire come questa è fatta, cioè capire e anche apprezzarne le qualità costruttive intrinseche che ha. E quindi il prezzo sicuramente è un handicap. Per il resto, a parte il motore, che ribadisco ad alcuni ha dato qualche problema, ma sinceramente secondo me è molto anche un discorso di utilizzo, cioè utilizzo intensivo del singolo con batterie magari un pochino spinte. Ecco, per il resto io sinceramente grosse difettosità non le trovo. Ecco, secondo me è una replica sicuramente costosa, però oggettivamente quello che ti danno, cioè se si guardano, se si analizzano i materiali, le finiture, come la replica è costruita, oggettivamente secondo me i soldi che costa li vale, contrariamente ad altri prodotti, e a livello di soddisfazione in campo, secondo me è una replica che oggettivamente ti dà grandi soddisfazioni. Quindi insomma queste sono un pochino le valutazioni di massima che abbiamo fatto. Bene, allora dai, ci rivedremo prossimamente sempre con un altro vlog e questa volta invece parleremo di YSRE. Ciao ragazzi!